Poi in senior sono riuscito a vincere il campionato italiano l'anno passato. Parto nel mondiale di quest'anno invece terza posizione l'italiano. Drivers down the back straight and towards turn 8. This right-hand hairpin is a... Quali sono le differenze? Sono abituato al Tony, salito i primi 2 turni sul Parwin. Rimaniamo in tema interviste, vi porto un altro ospite, ha recentemente cambiato team, quindi siamo compagni di squadra. Federico, abbiamo fatto il mondiale assieme, da avversari. Sì. Oddio, un po' più giovane. Dai, sì. Un po' più giovane. La categoria era la stessa. La categoria è la sì. stessa. Quindi Fede, chi sei? Cosa hai fatto? Cosa ti ha portato in questo nuovo team? Racconta un po'. Il kart è ciò che diciamo è la mia passione. Mi è sempre piaciuto fin da quando ero bambino. Le auto comunque mi sono sempre piaciute. Ovviamente all'inizio il sogno era voglio arrivare in Formula 1, poi però crescendo si capisce che è un sogno un po' difficile da raggiungere. A quanti anni hai raggiunto la maturità per capire quanto è? Diciamo che allora quando ero ancora un bambino nella Mini, così le prime gare, dicevo è possibile, gli altri hanno iniziato così e sono arrivati in Formula 1, quindi posso farla anch'io. Solo poi quando arrivi lì già al passaggio in junior che vedi gli altri ragazzi che casomai riescono anche ad avere, non so, più possibilità, si trovano al posto giusto, al momento giusto, così li vedi che vanno avanti e tu invece sei sempre lì e quindi capisci com'è il mondo, diciamo, e capisci che è difficile arrivare lì, però comunque si possono raggiungere bei livelli anche soltanto restando nel mondo del kart, che è ciò che ambisco a raggiungere io in questo momento. Prima volta sul kart? Ho iniziato sul kart per caso, perché come ho detto era una cosa che mi è sempre piaciuta, le auto, non il kart, io non sapevo dell'esistenza del kart. Però un giorno siamo passati davanti una pista vicino casa, i miei genitori fanno andiamo lì, facciamogli fare un giro sul noleggio, quello a 2 posti. E mio nonno è salito con me, lui guidava, io stavo lì e mi è piaciuto, diciamo, mi è piaciuto tantissimo, però volevo guidare, solo che non arrivavo con i piedi fino ai pedali. Quanti anni avrai avuto? 6 anni. Il giorno dopo sono andato con mia madre e mio padre ad un'officina vicino casa a cercare un telaio, sono andato in pista, così è iniziato tutto per caso. Appena sono salito lì mi è subito piaciuto stare dentro con il casco, la visiera abbassata. Dalle prime gare, le prime gare sempre a 6 anni e mezzo, perché prima era diverso, dai 6 anni tu potevi già correre tranquillamente. Adesso invece è dagli 8 se vuoi fare gare a livello internazionale. E mi ricordo ancora la prima gara del WSK, arrivai che non sapevo neanche dove mi trovavo, mi ritrovai in finale a partire in 4ª posizione, non sapevo neanche perché e come. Le poi sono... Sì, ti rimangono sempre. Sì, mi rimane perché dico la prima gara mi ritrovai a partire già lì davanti e dico wow, è bello diciamo. E poi da lì sono andato avanti, comunque per fortuna sono riuscito anche a vincere perché anche io mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto. In mini ho vinto 2 campionati della Rock, poi passando ai junior i campionati della Yame e poi in senior sono riuscito a vincere il campionato italiano l'anno passato, 2023-2024 sì, dell'OKN. Parto nel mondiale di quell'anno a Piefai e quest'anno invece terza posizione all'italiano. E il mondiale com'è stata quest'anno questa esperienza? Perché appunto la classe ha avuto un'esplosione di partecipazione anche a livello mondiale. Negli ultimi 2 anni è cresciuta tantissimo, già l'anno scorso c'era tantissima affluenza rispetto a 2 anni fa. Ho visto che un sudcoreano aveva vinto il mondiale. Sì, l'anno scorso aveva vinto un sudcoreano il mondiale. Da lì era un livello molto alto perché vedevi persone che non avevano mai fatto gare di quel livello. Però ci sono anche quelle persone che tu non sai chi siano, che arrivano e comunque sono molto veloci. E alla fine è ciò che ti devi sempre aspettare perché c'è sempre qualcuno che non ha la possibilità, poi si trova lì una gara e fa vedere che comunque il piede c'è. e per stare lì davanti. Sì, e poi dicevamo prima, nel momento in cui uno parte con il weekend con la convinzione vinco, spacco tutto, è la volta in cui non arrivi dietro. neanche in finale. Esatto. No, in pista devi venirci per divertirti. Se sei un pilota vieni in pista per divertirti. Poi come va, sulle gare si vince e si perde.
Come tu hai seguito la settimana scorsa, è andata come è andata la Sì, gara. Ero primo, sì. poi abbiamo avuto dei problemi e ci siamo ritrovati a finire un po' più indietro. Però Fede sono le infatti gare. si sta riferendo alla prima del WSK, dalla prima gara nel nuovo team, che tra l'altro Sì. è un MLG HM, quindi c'è stata questa nuova collaborazione. Comunque ne parleremo in un altro video. Vedete alle nostre spalle i kart nuovi. Il mondiale in generale come ti è Il mondiale sembrato? poteva andare meglio, però diciamo una bella esperienza perché il livello era ancora più alto di quello dell'anno scorso a PFI. Eravamo all'incirca 90 piloti, 90 mi sembra, cappati, sulla novantina, limitati, sì. sì. Perché ovviamente non si poteva aggiungere, altre persone non potevano entrare No, nel mondiale, abbiamo numero chiuso, raggiunto altrimenti il saremmo massimo. stati più di Sì. 100 sicuramente. Infatti fortunatamente da wild card ero preoccupato all'inizio perché il limite era 72, Sì. poi l'hanno Per aumentato a fortuna 90. io sono potuto entrare con Perché tu è l'anticipataria, vero, è vero, sì. per essere visto Ecco, che erano i infatti primi tre. Federico lui è entrato non come wild card, ma proprio per merito, perché lui Tra è i primi tre del essendo tra i campionato. primi tre Sì. del campionato nazionale. Comunque no, il mondiale diciamo sono sempre stato tra i più veloci. A classic test for any international karter, a full flying lap in Italy in the autumn. Let's go for a lap of Cremona with Federico Rossi. Double right-handers start this lap through turns 1 and 2, before the first stop on the brakes through the double apex rights of turns 3 and 4. A short run takes the drivers into the left-hand turn 5. Already the drivers are into the infield as turns 6 and 7, left and right, take the drivers down the back straight and towards turn 8. This right-hand hairpin is a big stop on the brakes, making it a key area for overtaking. The exit is important also. A longer run follows the kink of turn 9, before another double apex section, the lefts of turn 10 and 11. The track tightens through turn 12 before another corner where smooth inputs are required at turn 13. The track opens up through another two right-handers at 14 and 15. The final kink through turn 16 allows the drivers to open the throttle to complete a 1.2 km lap here in Cremona. Poi in qualifica un po' di intoppi, sono finito 13° di gruppo. Che gruppo eri? Ero il secondo gruppo, mi Sull'asciutto, sembra. quindi, Sì, asciutto, sì, soltanto il primo Sì, gruppo aveva sì. la pista umida, sì, sì, sì. Infatti, sottoscritto. Avrei dovuto fare la giornata di oggi, che è la giornata appunto. Sì, vabbè, oggi era più bagnata della sul qualifica, bagnato, dai. se l'avessi fatto un mese e mezzo fa, Sì. almeno forse avrei detto ma andiamo sulle un po', slick. sì. Qualifica non benissimo, poi partire lì dietro è sempre un po' come se anche tu l'hai visto in gara, non sai mai quello che Sì. succede. La prima manche recuperato diciamo decentemente fino all'8ª, 7ª posizione, non ricordo. Seconda manche era sul bagnato e un altro ragazzo si è girato davanti a me al primo giro, la prima curva, e da ultimo ho chiuso in sesta. Le altre manche, nella terza si è rotta la vita antistallonamento della gomma posteriore e mi sono dovuto fermare quando ero in quarta posizione. Nella quarta manche però avevo recuperato lì, quinto, qualcosa così. E nell'ultima manche Ce l'avete fatta invece insieme? per colpa di un Sì. contatto mi sono dovuto Sul girare, mi bagnato. sono fermato nel secondo giro perché il ragazzo diciamo ha cambiato posizione in frenata, non mi aveva visto, io per evitarlo sono finito nell'erba e mi sono girato. Quindi Al ho finito tornante la mi gara. pare che fosse. Sì, qui davanti, Sì. quello per entrare Sì. nel box. E in prefinale poi da, non ricordo, 14esimo arrivai... In quali eri? Quella con il grande nella- mucchio. Ah, Io ero 13esimo, 14esimo, l'ho l'hai evitato per evitato. fortuna, sono andato nell'erba invece di andare all'interno, ho visto tutti che si sono presi e ho detto vado ho visto fuori. infatti un paio che Sono andati passato nell'erba e per evitare e sono sopravvissuto. E poi chiusa in sesta. E in finale da 22esimo ho chiuso in 8ª posizione. Ottimo, Diciamo, quindi alla fine il top recupero 10, c'è stato, sì, abbiamo però- recuperato, però la velocità c'era. E partendo da dietro Partendo da dietro è difficile. molto difficile recuperare. No, con tutte le gare che hai fatto, i chilometri che fai e l'esperienza, la gestione dello stress, essendo una gara FIA, l'hai vissuto in una maniera diversa? Come pressione? Ma o- guarda, ti dico in realtà no, perché ormai correndo da 13 anni è una gara come un'altra. È una gara come un'altra, Sì. sì, dice è un mondiale. E il livello è diverso, Sì. ma la pressione, diciamo, ormai non senti neanche più tanto la Sì. pressione dopo tutti questi anni di gare. Ovviamente per un ragazzo più giovane sicuro c'è più il problema della pressione. Sì, Infatti diciamo, voi ragazzi avete fatto il campionato italiano la settimana prima del mondiale. Sì.
sempre aiuta perché sei fresco. Sì, sì, ormai sei anche conosci- fresco della pista. sì, Alla fine ormai se vuoi essere veloce devi sì. stare sempre in pista. Sì, Più sei in pista e meglio vai. È una cosa che mi ricordo 25 anni fa non succede, non era estremizzata Non era come così, oggi. no, però adesso diciamo col fatto che tutti vogliono arrivare ad avere Sì. un futuro in auto, Formula 1, così cercano di stare in pista il più possibile. Sì. Sai quanti giorni hai fatto in pista più o meno quest'anno? Ma io non grosso modo? tantissimi alla fine per test inizio campione, inizio anno per vedere se Sì. tutto è ok, poi diciamo per il resto soltanto test prima delle gare. Ho fatto le 5 gare dell'italiano, poi il trofeo Margutti, che poi è il mondiale, Sì. e per fortuna sono riuscito ad andare a Portimao per la gara della FIA dell'Europeo e per il Champions of the Future la settimana prima perché un team mi aveva contattato e sono stato fortunato che sono potuto andare lì a fare queste 2 gare. Anche quella lì bellissima esperienza. Io ho fatto 2 gare proprio nella categoria diciamo regina del Sì, monomarcia, quella che dà il titolo del vero monomarcia mondiale. che c'è sì adesso. Che è l'OK. La Com'è prima stata settimana l'esperienza? il Champions of the Future abbiamo faticato parecchio, tanto, anche perché non trovavo bene il feeling con il motore, mai provato. Portimao mai girato. Mai su girato, Portimao, pista nuova. Pista bellissima Sì, tra l'altro, sì, un rettilineo infinito, non Sì. finiva mai, però è bella. Eravamo arrivati a toccare 140 all'ora. E cos'è, l'anno prima ha fatto il mondiale della KZ? La mi pare. KZ 150, 150. 155 arrivava in fondo al Incredibile. dritto, sì. Sì, Vedi la sì. pista che si stringe davanti a te, Esatto. si può perdere mezzo secondo dal primo Sì. lì. più o Ma meno. perché in quella categoria lì, Lì stai davvero 200 giorni in pista all'anno? Sì, sì, lì sono sempre in pista, mai Tranquillamente. fermi. C'è tutto il Sì. WSK, Sì. l'Europeo, ogni settimana in pista. Se non sei in pista per l'Europeo ti alleni. Sì. perciò Oggi a mai Cremona fermo. infatti avete visto il circus che si è mosso, Sì. sono 3 km di paddock Sì, sì, forse. sì. Com'è stata l'esperienza sul motore, diciamo, cugino nel senso? Allora, diciamo l'inizio, abituarti è difficile perché la valvola sembra semplice il fatto che chiude e riapre, ma se provi ad entrare come in curva, come con l'OKN, quindi facendo la staccata, mandando tanto i giri di motore Sì. in basso e poi riaccelerando, la valvola non riesce a chiudere e quindi metti il gas come se avessi un OKN. Perciò perdi davvero un mezzo secondo di percorrenza in velocità quando metti il gas. Quindi devi riuscire a fare una staccata che non sia troppo brusca e far scendere i giri di motore lentamente, in questo modo la valvola riesce a richiudersi perché non ha la spinta dopo la Ho staccata, capito, diciamo. interessante non fa questo basso e rialzo. concetto, quindi limitare i bloccaggi. Devi limitare i bloccaggi e scorrere tanto con il telaio. Più Quindi scorri e più percorrenza. sì, perché la valvola deve riabbassarsi. Se tu blocchi le ruote, i giri di motore vanno giù, ma soltanto nel momento in cui tu blocchi, perché ovviamente il motore non gira, il Sì, pistone restando sì, fermo sì. calano i giri. Poi quando riprende tutta la velocità, la valvola riapre e non riesce a riprendere Sì. la velocità per abbassarsi. Interessante questa- Quindi quando apri non hai spinta in pratica. Quindi collegandosi a uno dei temi, per esempio al mondiale, io ho provato per la prima volta il Parolin, quello nuovo omologa, dicendo che appunto hanno proprio un sistema di freno completamente diverso. Sì. Pastiglie Diciamo più tutti i piccole, telai hanno cambiato Sì. i loro freni. È proprio per quella filosofia lì. Diciamo sì, perché alla fine puntano più sull'OK ovviamente Sì. e loro si basano proprio su quella categoria, quindi cercano a fare il telaio in modo che vada bene lì. Quindi quando freni il bloccaggio è minore rispetto a Sì, quello. io mi sono delle trovato per pasticche più esempio larghe. molto meglio con quel tipo di telaio, perché appunto quando negli ultimi 6 anni che appunto ho fatto questa pausa, quando sono rientrato la primo test bloccavo tantissimo e tutti Sì. mi hanno detto no, tu blocchi troppo, hai una frenata molto old school. Sì, tipo perché 100, ormai proprio per devi far scorrere il telaio per Sì. andare veloce, è Sì. diverso. Anche perché la gomma non ha più il grip di una volta, è tutto diverso. Sì, sono molto sintetiche. Se blocchi adesso il posteriore si perde, diciamo, nel momento in cui tu blocchi non hai grip sul posteriore. Sì. Alla fine è così anche nelle auto, se blocchi l'anteriore e il posteriore l'auto perde il grip. Sì, È così. ma poi hai anche un discorso di temperatura probabilmente che salgono, le metti in Sì, crisi sale al tutto, mondiale. scaldi motore, scaldi a sale, telaio, dopo metà gara non va Sì. più nulla. Ci sta non va attento più anche la nulla. catena secondo me, Sì, inizia sì, a scalda anche sbarellare. quella, infatti la frenata va regolata molto bene, il pilota deve abituarsi tanto sulla frenata. Sì, io ci ho messo una vita. a Lo capire so, come immagino, funziona. abituato ai vita. 100 quando hai Sì. messo su questi Ma motori anche qua. agli X30 con la frizione. Hai avuto un Tony tantissimo tempo tra l'altro, mi dicevi, Sì, no? diciamo da quando sono passato nella Junior fino alle ultime 2 settimane quando poi ho messo il Sì. Parolin per i test e per la gara del VSK. Quali sono le differenze da un punto di vista diciamo, proprio essendo sempre telaistico? stato abituato al Tony, salito i primi 2 turni sul Parolin,
era un po' difficile abituarmi, diciamo. Poi però ho fatto altri 2 turni quel giorno, poi la settimana dopo tutti i turni di prove libere, più poi qualifiche gara. Diciamo mi sono abituato al telaio per poi arrivare alle qualifiche nel miglior diciamo, setup e nel miglior modo in cui io potevo arrivarci. Sì. Sembra per niente male, diciamo. Tu hai provato il TB32 mi pare, non hai sì, ancora sì, avuto sì, modo sì, di sì, provarle soltanto entrambi. quello più largo e Sì. diciamo è molto stabile, sì, ha molta stabilità. Non so come si comporti ancora il telaio da 30 perché devo provarlo. Questo weekend infatti Però lo proverai. sì, lo proverò sicuramente, vedrò qual è il migliore, però sì. Ci sono le temperature sicuramente più basse, sì, che probabilmente prediligono un 32 almeno. sì, non so, proveremo. Sì. Non sappiamo quale potrebbe essere il migliore. Abbiamo appunto i due, questo è un 32, Sì. questo è un 30, si vede proprio a Diciamo vista. che il tubo si vede che è più largo e Sì, più stretto. sì. Riesce. Cosa E i vedi? toni erano 30. Ci sono anche 32, sì, però più che altro sono quelli KZ. Da su un OKN un po' complicato, diciamo. Magari nei team ufficiali hanno Sì, delle... sì, loro delle- sicuro lo fanno, hanno quelli che non sono KZ, però sono comunque 32, sì, loro ce li hanno. Però volendo puoi mettere su un KZ e utilizzarlo, sì, l'ho fatto anch'io e non mi sono trovato male con quelli. Però il Parolin è un bel telaio. Io i toni li ho provati solo un paio di volte. Sì. La prima cosa che mi ha stupito è ovviamente hanno tantissimo entrata. Sì, Proprio, quindi molto deve più essere anteriore. millimetrico sul Infatti volante. quando sono salito sul Parolin nei primi 2 turni avevo troppo anteriore, appena usavo lo sterzo finivo subito interno su tutti i cordoli. Sì. È stato difficile abituarmi, poi però come hai visto sono arrivato nel migliore dei modi poi alla USK. Sì, per lì per diciamo per vincerla. essere il secondo, terzo giorno Sì. che ero sul telaio Sì. è andata più che bene, sono stato infatti molto contento del risultato. Poi quello che è successo ovviamente non è importante, Sì. l'importante è vedere che la velocità c'è, il telaio sì. Ti piace? Mi comunque? piace, sì, Ok, sì, sì, sì. ottimo. Grazie mille Fede. Grazie allora. a te. Ci vediamo alla prossima in pista. Come sempre seguite il canale, spargete la voce. Ciao!